Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò come ho realizzato la mia stufa a bioetanolo riciclando 2 bombole del gas dismesse e un disco di una macchina tagliasfalto anch'esso a fine vita e un po' di scarti di acciaio inox. Ora vi lascio al video, vi raccomando di iscrivervi al canale, condividere i miei video e la mia passione. Se volete supportarvi vi ringrazio infinitamente. Ci vediamo dopo per qualche spiegazione, qualche chiarimento in merito alle lavorazioni. Buona visione!
Eccoci qua, spero che il video vi sia piaciuto. Che dire, lavorazioni relativamente semplici per chi ha un minimo di dimestichezza con la saldatrice. La perdita di tempo maggiore dovuta allo sverniciare, grattare, pulire, decontaminare dall'odore del gas le bombole che ho carteggiato sia esternamente che internamente con la smerigliatrice e i dischi lamellari. Li ho passati sempre con la smerigliatrice e con la spazzola d'acciaio. Dopodiché ho riscaldato le bombole col propano. Solitamente su YouTube vedete la gente che svuota le bombole riempiendole con l'acqua. Questo però non elimina le particelle che si incorporano nelle porosità del metallo e nemmeno residui di vernice esterna, perché quando voi andate a smerigliare non è una sabbiatura, non è una pulizia profonda e completa. Quindi lo scaldare il metallo ha portato alla combustione totale delle microparticelle rimaste di vernice dove magari non ero arrivato e del gas stesso che si era impregnato nel metallo, e questo mi porta ad avere una tranquillità maggiore per quello che respiro. Dopodiché avete visto anche che ho verniciato sempre con la vernice a alte temperature anche l'interno delle bombole dove passa l'aria. Questo sia per una questione di igiene e pulizia, perché non si ha mai la certezza di aver pulito pur col diluente, non si ha mai la certezza di aver pulito a fondo qualsiasi componente, quindi verniciatura a protezione sia nostra che del metallo dalla corrosione. E a chi interessasse, ho utilizzato elettrodi rutilici standard 6013 per le lavorazioni della parte superiore in ferro, mentre per tutte le altre lavorazioni, vaschetta, basamento e così via, ho utilizzato gli elettrodi inox. Nulla di complicato, saldate tranquillamente come saldate col ferro normalmente, hanno un costo leggermente maggiore agli elettrodi. L'ultima cosa che ho fatto è l'inserimento della ventolina vortice, che sono quelle classiche che si mettono per far girare l'aria nelle abitazioni, nei bagni, nelle cucine, che ho privato di tutta la parte quadrata frontale, ho lasciato il boccettino cilindrico dove era inglobata la ventola. Ho inserito un cosiddetto SCR che serve a variarne la velocità per non averla sempre a cannone, anche perché nella fase fredda, quando la stufa non è ancora in temperatura, non ha senso pompargli dentro aria fredda che va a raffreddare ulteriormente le pareti della stufa. Quando la stufa è in temperatura accendo la ventola e do una mano a spingere un po' di aria calda in più per l'ambiente, che comunque si scalda abbastanza velocemente, nell'ordine di 4 anche 5 gradi in un'ora. Per quando si è qua a lavorare non è malvagio. Io vi parlo di 4-5 gradi in un'ora, considerando la stufa da una parte del locale vicino alla Claire e il termostato dalla parte opposta. Bene, io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, condividere i miei video, condividere la mia passione. Se volete supportarmi, grazie mille e appuntamento alla prossima. Ciao!